Come si carica la cartuccia, come si estrae la cartuccia su una Montblanc Bohème? Già, perché non possiamo svitare la sezione, eccola qua. Allora consiglio di fare questa operazione sempre col pennino, col cappuccio svitato, perché se inavvertitamente svitando non mi accorgo che faccio estrarre la punta, non vorrei che andasse a danneggiarsi. Quindi tiriamo via il cappuccio. Poi questo qui, come vedete, si apre in questa maniera, proprio il fondello fa così. Se lo ruoto in senso antiorario, vedete che la cartuccia viene fuori. Viceversa, per caricarla dovete utilizzare cartucce Montblanc, non potete utilizzare quelle internazionali perché l'innesto deve essere di questo tipo, altrimenti la cartuccia non riesce ad inserirsi proprio nell'alimentatore. Quindi si mette così, poi andando a girare, vedete, viene calettata all'interno, giro ancora, vedete che adesso è sparita dentro e nel frattempo, mentre sto girando, sta uscendo anche il pennino. A questo punto arrivo a fine corsa, chiudo la penna, la cartuccia è caricata. Se non vi sentite sicuri le prime volte, controllate comunque che la cartuccia sia stata aperta, ok? Perché si deve sentire quando va inserita un piccolo click, quello tipico della cartuccia, ma senza spingere troppo perché altrimenti ruota tutto il meccanismo. L'inserimento del cappuccio, che come vedete resta in asse, la pietra resta in asse col pennino, ma nel momento in cui chiudo la penna e quindi svito il cappuccio, la prima parte del movimento va a far rientrare il pennino e solo dopo, ecco qua, si svita il cappuccio. Quindi un'ergonomia ma anche un piacere in questo movimento che veramente poche penne sanno dare. Se invece avete a che fare con la Montblanc Bohème, la versione mid-size, quella che per l'appunto ha il pennino già presente, inserito nella sezione, quindi non è di quelli retrattili, le cose si fanno molto più semplici perché si tratta di una stilografica che dispone di una sezione svitabile come tantissime altre. Il caricamento è sempre a cartuccia ma può essere anche a converter perché il fusto della penna consente finalmente di inserire un converter e insomma non è difficile caricarla, non serve che vi dica io come si fa, ma basta svitare una sezione che è molto lunga e filettata perché il corpo della penna è persino il fusto è rivestito internamente dal metallo per renderla assolutamente solida e come se fosse un pezzo unico e poi insomma basta inserire la cartuccia. Una volta terminata l'operazione, richiudete la penna ed è pronta per scrivere e scrivere anche molto bene perché i pennini Montblanc sono decisamente degli ottimi pennini. Vi lascio alle immagini di questa penna, vi ricordo che nel canale potete trovare la prova completa della Montblanc Bohème Mid-Size e anche della versione Classic, quella con il pennino rientrante. A voi tutti, saluti inchiostrati.